Drop it. Yeah. Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial sul foam, il primo di una nuova serie di video dedicati a questo materiale e alla sua lavorazione con il metodo Cosplay Foam. Cosplay Foam nasce nel 2011 come pagina dedicata alla realizzazione su commissione di accessori e armature realizzati prevalentemente con un uso innovativo del craft foam. Alla base di questo metodo ci sono forme molto tridimensionali, laddove invece in precedenza questo materiale veniva utilizzato soltanto per placche piatte e piccoli decori. Una piccola precisazione prima di iniziare. Non voglio dirvi che il foam è il miglior materiale di sempre, ciò che voglio mostrarvi è semplicemente come ottenere risultati come i miei, per realizzare dei cosplay dai costi molto contenuti ed estremamente leggeri. E sottolineo cosplay, perché se quello che avete in mente sono delle repliche perfette con verniciatura da carrozzeria, non è proprio questo il metodo che fa per voi. Per capire cosa sia realizzabile col foam potete visitare la pagina DCF, su cui negli anni ho realizzato praticamente ogni tipo di forma. Posso anche dirvi che con il foam è possibile realizzare pressoché tutte le forme che potete anche realizzare con il Worbla, eccezione fatta per quelle che richiedono una particolare scultura o dei dettagli molto elaborati. Il foam è un materiale molto semplice da lavorare, già soltanto con una matita, un taglierino e della colla. È leggerissimo e costa poco, in media poco meno di 10 euro al metro quadrato. Visto che questa non è una televendita però, devo anche dirvi che il foam ha comunque degli svantaggi. Per esempio, ha una bassa resistenza all'usura. Ha però il pregio di resistere bene agli urti, poiché anziché spaccarsi rimbalza, e di essere comodissimo una volta indossato, sia perché è leggero, sia perché è flessibile, rendendolo adatto anche ad armature integrali molto aderenti. Non è semplicissimo verniciare il foam, ma come vedremo più avanti, utilizzando prodotti come il Plastidip può diventare un processo abbastanza veloce. Il craft foam è uno schiumato laminare di gomma eva, estremamente leggero e facile da tagliare, impermeabile e modellabile a caldo. Viene venduto in fogli colorati di vari formati e vari spessori e la mescola cambia ogni volta a seconda del produttore. Dal tipo di mescola usato dipende la densità del materiale, la grandezza dei pori nella schiuma e l'aspetto più o meno compatto e uniforme. Questo tipo di materiale richiede una lavorazione precisa e attenta, ma se utilizzato bene permette ottimi risultati anche senza vernice. Come cosplay foam utilizzo sempre foam da 2 mm, poiché è molto malleabile e facile da tagliare senza che l'angolazione della lama cambi molto la forma del bordo. La densità è una caratteristica chiave di questo materiale, poiché deve essere abbastanza robusto da mantenere la forma anche in uno spessore così ridotto. Un foam più spesso resiste troppo alle deformazioni, mentre uno più sottile si affloscerebbe e non manterrebbe bene le volumetrie. Uno spessore più ridotto significa anche dettagli più definiti, controllo sulla forma degli spigoli e una facile termoformatura, mentre l'alta densità lo rende più compatto alla vista, più robusto e più semplice da incollare. La differenza sostanziale con i foam di spessori superiori sta nel tipo e nella pulizia degli incollaggi. Nel foam da più di 3 mm l'angolazione dei tagli influenza molto la forma dei bordi, rischiando di rovinare gli incollaggi. Sul foam da 2 mm questo errore nella fase di taglio è invece perfettamente tollerabile. Anche la termoformatura ha una resa molto diversa a seconda del foam usato e diventa più difficile all'aumentare dello spessore. Il materassino del Decathlon non va bene. La composizione chimica e la densità, oltre lo spessore, non permettono di lavorarlo come si lavora con il foam che uso io. Quindi, se volete un risultato in stile cosplay foam, non partite da quello, ma da questo. Il Comic Rain di Arezzo assortisce il craft foam in fogli 30x45 cm, precolorati a 1,90 euro ciascuno. La qualità è garantita poiché è lo stesso foam che usiamo noi per i nostri lavori come cosplay foam, selezionato in 5 anni di attività tra più di 10 tipi differenti. Non dico che il foam 2 mm sia perfetto per tutti i lavori, ma vi posso garantire che per ottenere forme di questo tipo, o comunque simili ai lavori che noi effettuiamo, è sicuramente il migliore. A questo punto mi sento spesso dire: ma come fai? Non è troppo sottile, come fai a dargli quella forma? Ma non si piega. In realtà la cosa è molto più semplice di quanto non si creda. La forma innanzitutto la si ottiene proprio tramite gli incollaggi tra i vari pezzi, in modo non differente da come prenderebbe forma un foglio in un modellino di carta. Quando necessario si può poi irrobustire e bloccare le forme incollando 2 o più strati di foam, formando una specie di scheletro interno. Chiaramente anche il modo in cui sagomate la vostra armatura cambierà il modo in cui il foam andrà a piegarsi quando vi muoverete. Come regola generale, il foam può flettersi anche da verniciato, ma fate attenzione che non si pieghi in maniera eccessiva, poiché potreste compromettere la verniciatura. Vedremo comunque più avanti come realizzare verniciature resistenti e a prova di deformazione. La cosa migliore secondo il modo in cui lavoro è lasciare il foam nel colore del foglio, ma questo è possibile soltanto se si ha una precisione estrema sia nei tagli sia negli incollaggi, che vedremo come ottenere.
Per tagliare il foam in maniera ottimale è importante che la superficie su cui tagliate sia molto dura, in modo che la lama non possa affondare, consentendo così un taglio netto e deciso. Il mio consiglio è di usare un piano in vetro, difficile da rovinare, antimacchia e facilmente pulibile da residui di colla. Potete ricavarne uno da una cornice economica per foto e quadri. Quanto al taglierino, sarà il cuore del vostro lavoro, quindi non lesinate in qualità. Il tipo più indicato è il cutter di precisione da modellismo, che ha il bello di poter essere usato allo stesso modo in cui usereste una penna. Ovviamente il taglio sarà tanto più scorrevole e pulito quanto più la lama sarà affilata, quindi non vi risparmiate i ricambi che tanto costano pochissimo. Io uso un cutter da modellismo Citadel con impugnatura in gomma, venduto a 12,50 € già con 20 lame di ricambio. Secondo me è un ottimo investimento. Vi sconsiglio invece l'utilizzo delle forbici perché tendono moltissimo a rovinare il taglio tra un affondo e l'altro, lasciando un effetto scalettato. Tenete sempre con voi un rotolo di scotch di carta. Vi sarà utile a tenere fermi gli incollaggi in maniera provvisoria, a fare prove di assemblaggio per il cartamodello e a fissare le sagome di carta sul foglio per poterle riportare con tranquillità. Tenete con voi anche dei fogli di carta, vi saranno utili per avere una superficie su cui la colla non attaccherà e per poter pulire le eventuali sbavature. A proposito di colla, la colla è parte fondamentale del processo di lavorazione di cosplay foam. A differenza di molti cosplayer, specie gli americani che usano la colla a caldo, io uso sempre e solo colla cianoacrilica, come il Super Attack per intendersi. Permette di incollare in pochi secondi e non crea sbavature se usata bene, sporcando pochissimo le giunzioni. Il cianoacrilato è una colla sensibile all'umidità, in presenza di acqua catalizza e asciuga più velocemente. Un mio piccolo trucco per lavorare gli incollaggi è quello di inumidire pochissimo un lato dell'incollaggio e dare la colla sull'altro, unito al soffiare sulla giunzione appena chiusa. Il vapore presente nel respiro permette alla colla di asciugare molto più rapidamente. Tenete conto delle condizioni di temperatura e umidità di dove lavorate. Una bassa temperatura può rallentare gli incollaggi. Una colla eccellente per lo scopo è la Super Glue della Army Painter, più densa e molto meno costosa dell'Attack, che potete trovare sempre nei negozi di modellismo e miniature. In questo video abbiamo visto quali sono le caratteristiche fondamentali del foam. A partire dai prossimi potremo vedere finalmente come cominciare a lavorare col foam per realizzare un casco di Iron Man, che nei prossimi video utilizzeremo come cavia per sviluppare un po' tutte le tecniche possibili. Vedremo taglio, incollaggio, termoformatura e verniciatura nei minimi dettagli, e in più potremo anche vedere i risvolti tecnologici dietro al nostro tipo di lavorazione, come la scansione 3D e l'utilizzo del software Pepakura. Continuate a seguirci per i prossimi tutorial su questo canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, su Cosplay Foam. Ciao ragazzi! Vedremo la verniciatura, la termoformatura, taglio, incollaggio nel dettaglio. Bello taglio, incollaggio nel dettaglio.